Buongiorno ragazzi, continuiamo con le rivoluzioni russe del 1917. Abbiamo visto non è solo la famosa rivoluzione d'ottobre, ce n'è una precedente, la rivoluzione borghese del febbraio 17. Abbiamo visto come Lenin e i bolscevichi inizino a contrapporsi al potere del governo liberale, prima nelle mani di Lvov e ora nelle mani di Kerensky nel corso del 1917, perché non c'è solo il Parlamento e il governo provvisorio, ma una buona parte del potere in Russia è detenuto dai soviet in cui i bolscevichi di Lenin all'inizio non avevano molti consensi, ma poi man mano conquistano consensi, e abbiamo visto perché Kerensky, che era stato il ministro della guerra del precedente capo del governo provvisorio Lvov, adesso diventa lui Kerensky il presidente della Repubblica Provvisoria, pur essendo il capo del Partito Sociale Rivoluzionario, cioè il partito dei contadini, pur volendo i contadini sia la pace, l'uscita dalla prima guerra mondiale, sia la terra, una riforma agraria che espropri le terre dei latifondisti, le dia ai contadini, Kereschi non fa né una cosa né l'altra, continua la guerra e rinvia la riforma agraria dopo l'elezione dell'Assemblea Costituente, che molti tra l'altro iniziano a vedere come una beffa, perché la data dell'elezione dell'Assemblea Costituente viene continuamente rinviata da Kerensky. Siccome gli Lenin e i bolscevichi, abbiamo visto l'altra volta, sono l'unica forza politica che vogliono, proprio come loro slogan, pace a terra, uscire dalla guerra e dare la terra ai contadini, moltissimi russi dei soviet. Ricordate che Lenin disprezza il Parlamento, la Duma, ma all'interno dei soviet moltissimi cittadini russi, moltissimi contadini, moltissimi soldati si spostano verso la posizione dei bolscevichi. Ricordate come Lenin voglia fare la rivoluzione subito, non rinviarla a tempi migliori, come sostenevano per esempio anche i menscevichi, perché esiste la rivoluzione secondo Lenin di fare la rivoluzione subito, e come questa rivoluzione dovrà essere fatta e dovrà poi amministrare il potere, come poi i rivoluzionari rinsalderanno il proprio potere, abbiamo visto che Lenin lo spiega nelle importantissime tesi di aprile che abbiamo illustrato nella lezione precedenti. Kerensky quindi vuole continuare la guerra contro l'opinione di quasi tutta la Russia. Nel giugno-luglio del 1917 Kerensky lancia un'offensiva contro gli austro-tedeschi in Galizia, territorio ucraino posseduto dall'Austria. L'offensiva si risolve in un fallimento, il fallimento finale della prima guerra mondiale da parte della Russia. Nessuno combatte, i soldati si ammutinano, si ribellano, fucilano spesso i loro ufficiali, gettano le armi, gettano le divise e gettano le uniformi e tornano indietro, cercano di tornare a casa. Da quel momento in poi, luglio, agosto, settembre 1917, il fronte russo non si riprenderà più, cioè sarà impossibile continuare a combattere contro gli austro-tedeschi. Il fronte orientale di fatto si blocca. La Russia, pur essendo ufficialmente in guerra con Austria e Germania, non combatte più sul fronte orientale. La Germania ormai ha occupato un sacco di territori, la Germania è arrivata fino in Ucraina. Abbiamo visto che le conseguenze di questo saranno che, ve lo ricordate, sarà Caporetto, perché gli austro-tedeschi, non più impegnati in massa sul fronte orientale, si spostano sul fronte italiano e sfondano Caporetto, ma questo l'abbiamo già detto in una precedente lezione. Quindi si vede che la linea di Lenin è vincente. I soldati, i contadini russi non vogliono continuare la guerra, è contro ogni logica. Kerensky continua la legge
continua la guerra contro l'intesa che di fatto nessuno vuole combattere più. Alla fine il governo Kerensky si scredita completamente. Avviene un evento, attenzione, ad agosto, che dimostra che di fatto il governo Kerensky non ha più potere, non gestisce più, non controlla la situazione. Sono i soviet a gestire il potere. Cosa succede? Il governo Kerensky è sempre più debole. Allora c'è un generale zarista fedeli allo zar che si chiama Kornilov, fedeli a Nicola II, che tenta un colpo di stato con le sue truppe, cerca di occupare Pietrogrado e anche altre città nella Russia. Ma limitiamoci alla capitale, Pietrogrado. Ricordate Pietroburgo che ha cambiato nome poco prima della guerra in Pietrogrado. Il generale Kornilov, cosa succede? Il governo di Kerensky non è minimamente in grado di combattere, non ha più un esercito, non ha più forze armate e forze di polizia che lo seguano. Cosa deve fare? Gli unici in grado di combattere contro Kornilov sono i bolscevichi, ricordate, avevano un'organizzazione militare efficientissima, erano dei guerriglieri, dei combattenti pronti a morire. Kerensky deve umiliarsi, deve chiedere ai bolscevichi di intervenire per combattere e morire per sconfiggere Kornilov, per evitare che torni lo zarismo e che le riforme liberali del governo uscito dalla rivoluzione di febbraio siano eliminate. I bolscevichi lo fanno. Molti bolscevichi erano stati imprigionati da Kerensky, lo stesso Lenin per un certo periodo era dovuto andare nuovamente in esilio in Finlandia. Adesso Kerensky chiede ai bolscevichi, che aveva sempre trattato da nemici, di intervenire. I bolscevichi molto coraggiosamente assaltano dei depositi di armi, si scontrano, sono gli unici che sono in grado, che vogliano, che possano, che siano disposti a combattere contro i partigiani di Kornilov e vincono. E ovviamente Kerensky ridà legittimità, libertà e legalità al potere bolscevico. Per poter evitare il ritorno dello zarismo, il governo liberale ormai screditato, senza più potere, ha dovuto affidarsi ai bolscevichi che coraggiosamente, disciplinatamente combattono e muoiono ed eliminano Kornilov e i suoi seguaci che avevano tentato il colpo di Stato ultraconservatore, il colpo di Stato zarista. Ormai tutti capiscono che il governo Kerensky è un governo soltanto sulla carta, un governo che non conta assolutamente niente. Di fatto in quel momento le uniche due alternative per la Russia erano il ritorno dello zarismo, come ha dimostrato Kornilov, oppure la presa di potere da parte dei bolscevichi. Purtroppo l'alternativa liberale, che nella nostra fantastoria avrebbe forse potuto produrre una Russia borghese, occidentale, capitalistica, liberale, eccetera, è stata bruciata perché Kerensky si era totalmente screditato, non aveva fatto nulla di quello che il popolo che l'aveva portato al potere con la rivoluzione voleva. La pace, l'uscita dalla guerra e la terra ai contadini. Kerensky non fa queste cose, mentre invece Lenin vuole entrambe, sostiene entrambe queste riforme, queste decisioni. Ormai nel settembre 1917 i bolscevichi sono in netta maggioranza dalla minoranza da cui erano partiti. Nella maggior parte dei soviet si tengono le elezioni dei soviet in settembre, quasi dappertutto, in tutta la Russia, la maggioranza, perlomeno la maggioranza relativa, va ai bolscevichi, mentre partiti come il partito social rivoluzionario di Kerensky perde voti, ma perdono voti anche i menscevichi, perdono moltissimi consensi, i menscevichi che avevano avuto il torto di appoggiare il governo Kerensky.
Lenin pensa che si possa passare all'azione, che si possa fare la rivoluzione in base ad un'azione coordinata di un certo numero non eccessivo di militanti di partito, una rivoluzione che è una specie di colpo di Stato. Non lo ripeto, l'ho già spiegato parlando delle idee di Lenin nella tesi di aprile. Lenin non fa altro che applicare quelle idee di quello scritto. Le tesi di aprile: si organizzano le guardie rosse al comando di Trotsky. Le guardie rosse sono ovviamente il braccio armato del partito bolscevico che devono realizzare la rivoluzione. È l'embrione di quello che sarà l'esercito dell'Unione Sovietica, l'armata rossa diretta da Trotsky. Trotsky, che ricordate nel braccio del partito mentre Lenin era la mente, conduce le guardie rosse all'occupazione dei principali centri potere, dei centri di potere, i centri nevralgici di Pietrogrado. Questo avviene nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, secondo il calendario russo ortodosso. È la famosissima rivoluzione d'ottobre, che però nel calendario nostro, calendario occidentale, gregoriano, era ed è il 7 novembre 1917. C'è questo paradosso che la rivoluzione d'ottobre si svolge in realtà a novembre. Siccome i bolscevichi poi al potere aboliranno il calendario ortodosso, assumeranno anche loro il calendario occidentale gregoriano, il paradosso è che anche per i russi, anche in Russia, andando all'indietro, applicando il calendario gregoriano che esiste ancora ora in Russia, che i bolscevichi presero, adottarono sin da poco dopo la rivoluzione in realtà risulta essere avvenuta a novembre, però nel calendario che c'era in quel momento era il 25-26 ottobre. Le guardie rosse, capitanate da Trotsky, occupano tutti i punti cruciali di San Pietroburgo, che in quel momento si chiamava Pietrogrado, ve lo ricordo, le stazioni, le centrali dei telefoni, le ferrovie, tutti i punti che riguardavano le comunicazioni, l'amministrazione, oppure occupano gli uffici postali, occupano le industrie più importanti e soprattutto occupano il palazzo d'inverno, il palazzo del potere. C'è la leggendaria presa che è stata poi mitizzata da parte dei bolscevichi guidati da Trotsky del palazzo d'inverno, dove aveva sede il governo lo stesso Kerensky. Palazzo d'inverno che per secoli era stato la sede dello zar. Ora c'era il governo liberale di Kerensky. Kerensky e i suoi devono fuggire, devono andare in esilio. I bolscevichi hanno preso il potere. In realtà dove hanno preso il potere? Hanno preso il potere, attenzione, soltanto a Pietrogrado e in altre grandi città della Russia, per esempio Mosca, fino a città come Astrakhan sul Mar Caspio, oppure Yekaterinburg all'interno. Nella città di Yekaterinburg, che cosa fa Lenin? La prima cosa che dispone quando ha il potere, quello di uccidere, di far trucidare lo zar deposto e tutta la sua famiglia, compresi i bambini, vengono uccisi nella città di Caterina, Yekaterinburg, nell'interno della Russia. Lenin ovviamente non voleva che lo zar e la sua famiglia, qualche suo possibile erede, restasse in vita per poter diventare un punto di riferimento da parte delle armate bianche zariste che subito dopo la presa di potere dei bolscevichi, come vedremo in un'altra video lezione, quella sull'Unione Sovietica, le armate bianche zariste che si stavano organizzando e iniziavano a combattere contro i bolscevichi. Il problema è proprio questo, il prendere il potere, che significa solo nei centri nevralgici controllare la capitale ed altre città, non significa davvero aver preso il potere in tutta la Russia. Di fatto i bolscevichi di Lenin all'inizio controllano soltanto una ristretta fascia
che va da nord a sud, poi a est nella Russia, con alcune delle principali città, da nord Pietrogrado, poi si scende a sud verso Mosca, poi a est verso Astrakhan e Yekaterinburg, come ho detto, ma in realtà gran parte del territorio russo, le immense campagne russe, non erano ancora sotto controllo. Quindi, che cosa si deve fare? La situazione è difficile perché scoppiano immediatamente, lo vedremo nel dettaglio nella prima lezione dedicata all'Unione Sovietica, scoppiano le guerre civili. I bolscevichi devono, con le guardie rosse di Trotsky che si trasformano in esercito, la famosa Armata Rossa, combattere per diversi anni contro le armate bianche, le armate controrivoluzionarie, quelle dello zar, quelle fedeli a Kerensky, liberali, addirittura le armate bianche mandate persino dai paesi dell'intesa contro il nuovo regime comunista russo, quindi il potere è ovviamente traballante. Abbiamo preso il Palazzo d'Inverno, abbiamo preso la capitale e qualcos'altro, però c'è da fare una guerra civile per conquistare e governare davvero tutta la Russia, per controllare davvero il potere in Russia, d'accordo? Tuttavia Lenin costituisce ovviamente un governo provvisorio. Attenzione, questo governo provvisorio sin dall'inizio è una brutale dittatura. Il governo di provvisorio si chiama Consiglio, Consiglio dei Commissari del Popolo. C'è un governo provvisorio dei bolscevichi che sin dall'inizio è una brutale dittatura. Elimina tutti gli altri partiti. Sin dall'inizio la Russia è un paese dittatoriale con un solo partito, il partito bolscevico che governa. Le leggi speciali eliminano la libertà di stampa, la libertà di associazione, la libertà politica, la libertà sindacale per tutti coloro che non aderiscono al potere bolscevico. Voi direte, forse era una necessità, perché c'erano le guerre civili interne, non si potevano permettere i bolscevichi una democrazia. Il problema è che anche finite le guerre civili interne, lo Stato russo, diventato bolscevico nelle mani di Lenin e dei suoi amici, sarà sempre governato da Lenin e dai suoi amici, non avrà nessuna caratteristica democratica, non solo di stampo borghese, ma anche di stampo democratico popolare, nel senso dei soviet, che decidono ad alzata di mano. Il soviet saranno dominati sempre da un soviet supremo, da un parlamento che viene eletto con i rappresentanti dei soviet regionali che a sua volta sono eletti dai soviet di base, ma questo Parlamento, questo soviet supremo in Unione Sovietica non conterà assolutamente niente perché governeranno sempre per cooptazione i leader del Partito Comunista e di fatto, esattamente come nel fascismo e nel nazismo, anche in Unione Sovietica il Partito Comunista, un partito unico, si identifica con lo Stato. Per essere capo dell'Unione Sovietica basta essere il leader del partito bolscevico che poi si trasformerà nel partito comunista. Ci sono altre cariche, il presidente della Repubblica, il presidente del Soviet Supremo, ma non contano assolutamente niente. Chi governa in Russia è il capo del partito comunista. Comunque i principali ministri di questo Consiglio dei Commissari del Popolo, ovviamente si tratta di Lenin che è il presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo, Trotsky ovviamente popolarissimo, capo dell'esercito, ha un grande potere perché oltre a essere capo dell'esercito è anche il ministro degli esteri. Infatti sarà lui dal nulla a costruire l'esercito dell'Armata Rossa che contro i pronostici e le previsioni di tutto il mondo riusciranno a vincere le guerre civili contro le armate bianche e a rinsaldare il potere dei bolscevichi in Russia. Trotsky, anche il ministro degli esteri, aveva viaggiato all'estero, parlava bene il francese,
e quindi il ministro degli esteri. Un posto c'era anche per Stalin più giovane, degli altri due Stalin viene messo come commissario, ministro alle nazionalità. Perché? Cosa avveniva? Tra le altre cose che Lenin aveva annunciato, che erano in programma, era la liberazione delle nazionalità oppresse, cioè l'impero zarista, ricordate, controllava tantissime nazionalità, nazioni non russe, altri popoli annessi nel corso dei secoli nell'impero zarista. Lenin diceva che dovevano essere liberati per costruire una repubblica federale con, oltre la Russia, una serie di repubbliche autonome indipendenti per le altre nazionalità. Stalin viene scelto per questo compito perché anche lui non è russo, appartiene all'impero russo ma fa parte di una delle nazionalità non russe. Stalin è georgiano, infatti il suo vero nome, vi ricordate, è Djugasvili, finisce in ili, un tipico cognome georgiano. Iosif Vissarionovich Djukasvili, detto Stalin, uomo d'acciaio, Stalin, come stile in inglese, ne abbiamo già parlato in un'altra video lezione, abbiamo fatto la battuta fin troppo facile, la battuta che dice molti non sanno che uno dei più grandi dittatori e criminali della storia, Stalin, si chiamava Giuseppe, Iosif. Trotsky era di origine ebraica, si chiamava Lev Bronstein, Trotsky era un soprannome e anche Lenin era un soprannome. Lenin si chiamava Vladimir Ilyich, doppio nome, e il suo cognome vero era Ulyanov, ne abbiamo parlato in una precedente lezione sulla Russia. Quindi questi sono gli uomini più importanti, sono i principali esponenti di questo governo provvisorio, il Consiglio dei Commissari del Popolo, che altro non è che una dittatura di Lenin e dei suoi amici. Cosa succede subito dopo? Lenin fa approvare dal congresso pan-russo dei Soviet, cioè quello che diventerà il Soviet Supremo, il congresso che racchiude tutti i rappresentanti dei soviet della Russia, i soviet regionali, il congresso pan-russo dei soviet fa approvare da loro a maggioranza la legittimità della rivoluzione del governo provvisorio, che vi ripeto si chiama Consiglio dei Commissari del Popolo. Non il Parlamento, la Duma, bensì il Soviet. Per Lenin deve avere il potere, tutto il potere ai Soviet, i rappresentanti dei Soviet danno il consenso a Lenin, al nuovo governo di Lenin. Che cosa succede? Questa è una cosa molto significativa. Lenin rispetta le sue promesse, firma un armistizio con i tedeschi e intavola trattative di pace che saranno difficili. Andranno avanti mesi con i tedeschi per definire l'uscita dalla guerra della Russia. D'accordo? L'ha promesso e l'ha fatto, uscire dalla guerra. E poi dà la terra ai contadini, espropria la terra dei grandi latifondisti e la dà ai contadini. L'aveva detto e l'ha fatto. Dal 9 al 15 novembre il nuovo governo di Lenin emana i famosi decreti sulla pace e sulla terra. Pace senza annessioni sperava Lenin con la Germania. Poi vedremo che non sarà così. Decreti sulla pace e sulla terra. Naturalmente avete già capito che in questo modo Lenin si assicura il consenso di moltissimi russi, anche quelli che erano molto distanti dall'ideologia bolscevica e non avevano partecipato alla rivoluzione. Erano contrari inizialmente alla rivoluzione, alla presa di potere di Lenin, perché un po' tutti in Russia volevano la pace e volevano la terra ai contadini, la riforma agraria, anche perché quasi il 90% dei russi erano contadini. Capite cosa significa l'avanguardia delle masse, come aveva scritto Lenin nelle tesi di aprile? Prendiamo il potere in pochi, poi però diamo alle masse quello che le masse vogliono. Una volta preso il potere, le masse ci seguiranno. Le masse non fanno la rivoluzione, ma ci appoggeranno dopo la rivoluzione. Così avviene, e questo è uno dei motivi, i decreti della pace e della terra,
permetteranno a Lenin e Trotsky di vincere le difficilissime guerre civili interne e di riaffermare il potere in Russia. Vedremo però nelle lezioni dedicate all'Unione Sovietica che per vincere le guerre civili Lenin e Trotsky useranno anche dei metodi terribili come far morire di fame oppure come praticare il terrore, i metodi terroristici, la presa di ostaggi anche di bambini. Metodi durissimi, ma vedremo che Trotsky così vincerà la guerra civile, però la vince anche perché all'inizio ha il consenso dei contadini grazie alla riforma agraria, grazie a questi decreti. Poi una cosa molto interessante, a fine novembre Lenin fa svolgere l'assemblea, le elezioni dell'assemblea costituente, vi ricordate? Ma come, professore, l'assemblea costituente era stata voluta dal governo borghese, dal governo liberale, quello della rivoluzione di febbraio, ma come, professore, lei ci ha detto che l'assemblea costituente è un parlamento rappresentativo, borghese, capitalistico, Lenin non lo può riconoscere, Lenin invece fa svolgere le elezioni dell'assemblea costituente, quelle che Keresky aveva in maniera sospetta rinviato più volte, perché spera di avere una legittimazione popolare anche nel senso proprio democratico, liberale e borghese del termine. Pensa così anche gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, tutti quelli che mi accusano di aver preso il potere con la forza, di non essere democratico, vedranno che anche votando democraticamente, non solo con i soviet, ma anche votando democraticamente in maniera rappresentativa come vogliono i borghesi, io Lenin avrò la maggioranza. Le cose non vanno come Lenin pensa, attenzione, i partiti come il partito cadetto e il partito menscevico ormai sono ridotti ai minimi termini e prendono pochissimi voti. Gli 11 partiti che prendono molti voti sono ovviamente il partito bolscevico di Lenin e il partito social rivoluzionario e il partito contadino di Keresky. Keresky che era in esilio e che era stato privato del potere con la rivoluzione. Il partito bolscevico ottiene 9 milioni di voti, che sono tanti, ma Keresky, il partito contadino social rivoluzionario, ottiene 21 milioni di voti. Lenin con il potere in mano e nonostante abbia fatto per i contadini quello che Keresky non aveva fatto, non ottiene la maggioranza, a differenza di quello che pensava. La maggioranza, la netta maggioranza, invece, dei seggi dell'Assemblea Costituente va al partito contadino, al partito social-rivoluzionario di Keresky. Sapete che fa Lenin? Il giorno dopo abolisce, scioglie l'Assemblea Costituente. Il voto non è andato come voleva lui scioglie con la forza l'Assemblea Costituente, ovviamente dicendo che si tratta di un'assemblea, un Parlamento di tipo borghese, rappresentativo, quindi in uno Stato socialista non si può accettare. Peccato che però fino al giorno prima lui lo aveva accettato, ma adesso elimina l'Assemblea Costituente. Questo già dice qual è il carattere autoritario del nuovo governo che non rispetta il voto popolare. I seguaci di Keresky e lo stesso Keresky dall'esilio reclamano ovviamente il diritto di tornare al potere perché il popolo a suffragio universale ha votato per loro, mentre invece Lenin scioglie l'assemblea. Chi farà la costituzione della nuova Russia? Non certo l'assemblea costituente, ma lui stesso Lenin e i suoi amici. Il partito bolscevico. Nel marzo 1918 il partito bolscevico si trasforma in partito comunista, prende il nome famoso di PKUS, Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Inizialmente no, si chiama soltanto Partito Comunista, però poi la Russia nel 1922, ma questo lo vedremo
nelle elezioni sull'Unione Sovietica. Nel 1922 la Russia si trasforma in URSS, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. URSS secondo l'acronimo italiano, CCCP secondo l'acronimo russo. Quindi non più Russia ma Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, le repubbliche dei Soviet, la Russia più tante altre repubbliche. Pensate voi che le nazionalità oppresse vengono davvero rese autonome? Assolutamente no. Come nell'impero zarista, Stalin, ministro alle nazionalità, si assicura di questo e tutti i popoli non russi sono del tutto assoggettati al potere centrale. La tanto sbandierata autonomia, autodeterminazione dei popoli non russi, delle nazionalità non russe, non ci sarà mai, se non ovviamente sulla carta. Ripeto, sto solo anticipando delle cose che comunque noi studieremo e ripeteremo meglio nelle lezioni della playlist con il titolo Unione Sovietica, cioè Unione Sovietica tra le due guerre. Un'ultima cosa diciamo, perché interessa ovviamente la prima guerra mondiale che dalla prossima lezione riprenderemo a trattare, è la pace di Brest-Litovsk. Dopo molte trattative con la Germania e l'armistizio che era stato già firmato da mesi, il fronte orientale non esiste più, il 3 marzo 1918 viene firmata la pace, ufficialmente la pace tra la Russia, che era diventata Russia comunista, e la Germania. Si tratta della pace di Brest-Litovsk. Brest-Litovsk. La pace è una pace umiliante e punitiva per la Russia. La Germania dice: volete terminare la guerra? Ci dovete dare un sacco di territori, altrimenti noi vi invadiamo. Lenin che cosa fa? In realtà prende la decisione giusta, anche se persino all'interno del suo stesso partito, dei suoi amici bolscevichi, alcuni non sono assolutamente d'accordo e lo criticano. Lenin è costretto in questa pace a cedere alla Germania territori immensi dell'ex impero zarista in Europa orientale. La Germania si prende tutta la Polonia, i paesi baltici, Lituania, Lettonia, Estonia, una parte dell'Ucraina e tutta la Bielorussia, mentre la Finlandia, si decide che la Finlandia, che era in buona parte sottomessa alla Russia, diventerà indipendente. Questa è la pace di Brest-Litovsk. Lenin è ricattato dal governo tedesco, deve necessariamente cedere al diktat, cedere questi immensi territori. Ovviamente è chiaro, o la Germania perderà la guerra e perderà tutti questi territori datigli dalla Russia, da Lenin. E vedremo che faranno questi territori, vedremo che la Russia di Lenin riuscirà a riconquistarne una parte con la guerra russo-polacca. Lo vedremo questo in seguito. Perché Lenin deve firmare questa pace umiliante, subire questo diktat, questa imposizione da parte della Germania? Lo so che sembra una cosa assurda, cedere alla Germania tutti questi territori, ma Lenin in realtà ha preso la decisione giusta, perché Lenin non può permettersi di combattere due guerre contemporaneamente, continuare la prima guerra mondiale contro la Germania sul fronte orientale e combattere le guerre civili all'interno contro le armate bianche. Deve concentrarsi all'interno, sconfiggere le armate bianche, come riuscirà a fare, per poter mantenere il potere. Quindi lui è costretto, Lenin, siccome l'urgenza è quella di vincere le guerre civili all'interno, Lenin è costretto a terminare a tutti i costi la prima guerra mondiale con la Germania, anche a costo, appunto, anche al prezzo di dover cedere alla Germania enormi territori che non si sa neanche come organizzare. Per esempio l'Ucraina si dichiarò indipendente per alcuni mesi, però la Germania poi perderà questi territori perdendo la guerra. Che fine faranno questi territori? Poi lo vedremo con i trattati di pace ed esaminando anche la guerra russo-polacca che scoppierà subito dopo la fine della prima guerra mondiale. Non vi preoccupate, possono sembrare un po' complicate queste cose che sto accennando, ma in realtà le troverete tutte spiegate bene nel gruppo di lezioni che si intitola Unione Sovietica.
faremo la storia dell'Unione Sovietica tra la prima e la seconda guerra mondiale, partendo dalla Russia comunista a partire dal 1918, dall'inizio del 1918. Bene, allora io vi saluto e ci rivediamo alla prossima, arrivederci.